L'Inter conduce per 3-0 in questo doppio incontro. Fischia qui, arbitro, ti prego. È finita qui! L'Inter è in finale di Champions League! È tutto vero! È tutto vero! Vi abbiamo purgato! Andata e ritorno! In finale ci andiamo noi! Chiamate l'agenzia di viaggi! Si vola ad Istanbul per la finalissima! Grazie ragazzi! Grazie Inter! Per questo immenso sogno che ci stai regalando! Mamma come godo! E come godiamo tutti insieme! L'Inter è davvero in finale di Champions League, dominando un doppio derby. Non c'è stata mai storia, non è mai stata in discussione questa qualificazione. Abbiamo messo in chiaro le cose dall'inizio nella prima gara, lo abbiamo ribadito al ritorno perché non ci accontentiamo di passare. Lo sapevamo già dall'anno scorso che noi siamo superiori, che l'Inter è più forte di questo Milan e che quei 2 derby che abbiamo perso sono stati episodici. E infatti oggi arriva il 4º derby consecutivo vinto dall'Inter. Vorrei ricordarlo, nel 2023 4 derby vinti dall'Inter senza mai subire gol. Questa è la distanza che c'è tra queste 2 squadre. Lo abbiamo strameritato con una grande prestazione di squadra in una partita dove era evidente, secondo me, Simo, l'emozione, l'ansia, la tensione di questi ragazzi, che inevitabilmente non c'è tutta l'esperienza che possono avere le corazzate come il Real Madrid o come altre squadre a questi livelli. Per noi è di fatto, per quelli che ci sono in campo, la prima volta in cui ci si andrà a giocare una finale di Champions League e ci può stare quella tensione. La tensione però non è mai sfociata nel nervosismo, non è mai sfociata in un Inter che ha perso il controllo di una gara che è sempre stata nostra, dall'inizio e alla fine, perché è vero, il Milan ci ha messo un po' di più, forse nei primi minuti aveva avuto anche un'attitudine più centrata, più concentrata su questa partita, ma poi l'Inter le occasioni comunque le ha create, perché l'Inter è più forte e lo ha dimostrato. All'andata si diceva, se ci fosse stato Leao c'è stato e non si è visto. L'Inter ha meritato, ha stravinto anche oggi e siamo in finale di Champions League, ragazzi. Io non so davvero, ancora non riesco bene a realizzare questa cosa. Forse la realizzerò quando li vedrò in campo, ma forse nemmeno. Cioè, l'Inter è in finale di Champions League e ha vendicato il derby europeo di 20 anni fa. Non ci segnano mai. Cioè, che numero di derby è questo? Allora il 4º? Quanti gol hanno fatto? Del 2023 0. sì, Sì, del sì, 2023 sì. 0. Vinti tutti, 0 gol subiti. Potevamo andare avanti a giocare fino a venerdì sera, non prendevamo gol. Hanno inventato degli scenari che non esistevano. Hanno intervistato il trisavolo dell'ex giocatore che diceva no, ma ce la faremo, ce la possiamo fare, la rimonta non succede, ma se succede però c'è quella cavola là, ci sono i pianeti che si allineano. Non è successo. Spiazze, come direbbe qualcuno dei nostri, ma non è successo. 1-0 e ci portiamo a casa alla finale. Mamma mia. No, non ho realizzato neanche io, raga. Scusatemi, ma il massimo di analisi che riesco a fare in questo momento è dire spiazze. Basta. No, sono senza parole, Simo. Sono senza parole. Guarda, è una roba, diciamo, adesso la missione non è finita. La missione non è finita perché nel momento in cui arrivi in una finale, la finale la vuoi vincere, perché la finale è una partita secca e può succedere di tutto. Dall'altra parte ci sono i mostri, però abbiamo superato le colonne d'Ercole, quindi non è detto che questi mostri siano imbattibili, anzi, magari puoi andare alla scoperta di qualcosa che pensavi non esistesse, che non era nemmeno nei nostri grandi sogni e che invece c'è, e che invece c'è, e che invece possiamo andarci a prendere, perché in una partita secca può succedere di tutto, può succedere veramente di tutto e possiamo toglierci tante soddisfazioni, possiamo rivivere delle emozioni che l'ultima volta, quando abbiamo vissuto nel 2010, magari erano anche, diciamo, ci credevamo di più, perché comunque la squadra arrivava da un percorso differente, la squadra era anche più forte comunque, almeno a livello anche di considerazione internazionale, e 13 anni dopo ci torniamo a vivere un qualcosa che
che io personalmente ho vissuto 2 volte, che tanti di quelli che ci seguono non hanno mai vissuto, che tantissimi di quelli che ci seguono lo stesso ne hanno vissuto solo 2, perché di finali della Champions League non tutti riusciranno a raccontarle, non tutti riusciranno a ricordarle, e quindi siamo di fronte alla possibilità di scrivere davvero una storia grandissima. Ce la siamo meritata tutti quelli che hanno vissuto insieme a noi 10 anni di grande difficoltà, 10 anni di buio, di un Inter che è stata lontanissima da quella che deve essere l'Inter, perché l'Inter è questa qui, l'Inter è questa squadra che ci ha fatto vivere un campionato dove in tanti gridavano a gran voce l'esonero di un allenatore che ci sta riportando sul tetto d'Europa, di una squadra dove ad ogni partita si giudica su quanti di questi andrebbero cambiati, e poi questi saranno quelli che ci porteranno ad Istanbul il 10 giugno prossimo ad affrontare Real Madrid e Manchester City, e a farlo a testa alta. Oggi sulla partita gli approfondimenti, Simo, magari li faremo a parte. Raccontare quella che è stata la partita lo faremo in un altro momento. Adesso voglio ringraziare anche le nostre super chat e gli abbonati che ci stanno sostenendo. È stata una partita di grande tensione, dove l'Inter ha saputo disinnescare i pericoli principali della formazione avversaria messi in campo da questo Milan, e ci siamo presi meritatamente questa finale. C'è poco da dire, dominati, andata e ritorno, 3-0 senza storia. Che vuoi dire? Mi chiedo come possa funzionare questo mancato calcio europeo di fronte all'altro calcio europeo che invece doveva essere il migliore, eppure continuo a vedere partite dove l'avversario non ci segna mai e poi niente, cosa vogliamo farci? E domani possiamo guardare Real Madrid City, a parte coi popcorn, in dimensione maxi in questo caso, ma facendo le nostre analisi, no? Però con le nostre si incastra meglio contro questa squadra, però l'altra è meglio nelle finali. Noi possiamo permettercelo, gli altri no. Gli altri no. Così è la vita, amici. Qualcosa di pazzesco, una partita per chiudere, e adesso leggiamo i commenti di chi ci sta sostenendo, dove la decide Lautaro Martinez, per cronaca, un gol di Lautaro Martinez che chiude la gara dopo le reti dell'andata, un Lautaro Martinez che ha, diciamo, i meriti di un bel pezzo di questa finale, dei meriti sicuramente se li prende pure lui, e una partita dove l'Inter soffre il giusto. Inzaghi ha saputo gestire bene i vari momenti della gara, perché quando si vedeva serviva un Inter inizialmente più vicina all'Inter titolare, all'Inter solita, quella che gestisce la partita, che cerca di attirare fuori i difensori del Milan, e quindi la scelta di Dzeko e Lautaro Martinez era logica, così come la scelta di Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella, che è il centrocampo di fatto titolare dell'Inter di quest'anno. Poi nel primo tempo problemi fisici per Mkhitaryan, costretto al cambio, al suo posto Brozovic, che ha messo ordine lì in mezzo al centrocampo, e l'Inter è riuscita a rimanere lucida. Sapevamo comunque che avremmo dovuto soffrire, l'Inter lo ha fatto nel modo giusto. Quando poi Dzeko, la partita è cambiata nel secondo tempo, quando le distanze si sono allungate, non c'era più bisogno di stanare la difesa, perché il Milan si era alzato un pochino e quindi a centrocampo lo spazio si era creato, e l'Inter quindi ha messo Lukaku e Gosens giustamente al momento giusto per sfruttare di più questi spazi. Il Milan non ha mai più visto Onana di fatto nel secondo tempo, poi da quando sono arrivati quei cambi non hanno creato praticamente più nulla. L'Inter ha bombardato il Milan e ha trovato il gol finale di Lautaro Martinez in una mischia, grazie anche all'ingresso di Lukaku, che vuoi non vuoi, Lukaku con il suo fisico comunque sposta dentro l'area, genera panico sempre inevitabilmente. Vendetta compiuta, scrive la chat. Vendetta compiuta, sono d'accordo. Lele 84. Lele, grazie di cuore da tutti noi. Si va a Berlino, scrive il nostro Lele. De Pica Pica C, grazie di cuore come sempre per il grande supporto. No, grazie a te, grazie all'Inter, grazie a tutti voi, davvero, di super cuore per il grandissimo sostegno. X-Trades, il nostro Trey, che si abbona per l'11° mese di fila. Grazie di cuore, Trey. Grazie a tutti voi. Alex87, grazie Alex. Se si può, condividete audio da stadio. Purtroppo non si può, Alex,
però ci spostiamo dopo la diretta nel club su passioninter.club per il collegamento con i nostri inviati allo stadio, quindi lì ci sarà. Passate su passioninter.club, potete iscrivervi gratuitamente al livello Coppa Italia e potete partecipare alla chiamata che faremo su Discord con il collegamento dallo stadio. Chicco, grazie di cuore. Per chi era in casa col Carpi, per chi era a San Siro col Berceva, per chi è passato da Milito a Belfodil, per noi, per voi di Passione Inter che ci fate compagnia con competenza e simpatia, per tutti voi, fratelli miei nerazzurri. Chicco, sono parole emozionanti. Io ti ringrazio davvero di cuore per questo grandissimo sostegno, per le tue parole, per essere sempre qui con noi in ogni momento, per portare ironia, simpatia e divertimento anche nei momenti più difficili. È stato un piacere per noi commentare questa lunga stagione insieme a te, insieme a tutta questa community. Ti ringraziamo di cuore davvero per il grandissimo sostegno e ti mandiamo un grande abbraccio davvero per l'enorme supporto da parte di tutti noi qui su Passione Inter. Roberto Bitossi, grazie Roberto. Uno di noi Roberto, grazie mille. José, siamo in finale, forza Inter e forza ragazzi. Gli hashtag di José doverosi, grazie di cuore, con la mano sul petto per il nostro super José. Matteo Zollino, uno di noi Matteo, grandi ragazzi, forza Inter e forza Passione Inter, forza tutti noi, tutti insieme abbiamo fatto un'impresa storica, un'impresa clamorosa, grazie Matteo. Jack Frost, mandate un messaggio ad Ibra, cosa gli scriveresti a Milan? A Ibra? Scrivete nei commenti cosa scrivereste ad Ibra. Grazie Jack, grazie di cuore, davvero, grazie di super cuore. Wesley Gebelian, grazie Wesley, sono felice, non sembra perché non ho realizzato, anch'io. Faccio ancora fatica a realizzare che siamo tra le 2 migliori squadre d'Europa, ragazzi. Siamo tra le 2 migliori squadre d'Europa. Grazie Wesley, davvero, è un'onda d'affetto interista da tutto il mondo con il nostro Angelo. Ehi sì, ricerca volo per Istanbul. Stiamo arrivando Istanbul. Vi invadiamo. Grazie Angelo, grazie di cuore. Blue Mojo, ecco, è partito Siri anche qui da me. Ecco, cercalo. Siri cerca volo per Istanbul. Grazie Blue Mojo. Grazie di cuore davvero. Uno di noi Blue Mojo, Real Sonic. Grazie Real Sonic. Super sostegno da parte di una community fantastica. Chiudiamo qui la nostra clip per questa lunga maratona con questo grande sostegno. Sacrat V su Twitch, scusami. Piolis on fire, grandissimo. Grazie di cuore Sacra per il grande sostegno su Twitch. Grazie mille. Grazie di cuore anche al commento di Fallen Blue Angel, ho molto apprezzato per chi ci segue dall'estero. Fabio Meroni, grande Fabio, uno di noi, io piango e ti capisco davvero Fabio, davvero, grazie di cuore. E ragazzi, chiudo qui questa clip, a parte arriveranno le pagelle, non so se riusciremo a fare le pagelle perché non so se avrà senso fare le pagelle qui. Dico solo che per me Simo il migliore in campo va Lautaro Martinez perché è stato decisivo e ha fatto il gol, ma non solo, è uscito fuori nel momento di maggiore importanza per l'Inter in questa partita, quando si rischiava che un episodio potesse rimettere in carreggiata il Milan. È venuto fuori Lautaro Martinez e ci ha fatto vincere questa partita portandola a casa senza più preoccupazioni. Il centrocampo abbiamo un po' sofferto, non abbiamo avuto il controllo del centrocampo, ma ci sta, non è un problema, lo accettiamo ed è normale che sia così. Nel giorno del compleanno del presidente Massimo Moratti, nel giorno che 13 anni fa aveva portato lo scudetto in quel fantastico anno del triplete, l'Inter si prende la finale di Champions League nel 2023, il 10 giugno ad Istanbul. Cercheremo di scrivere una grande pagina di storia. Grazie davvero di cuore a tutti voi. Simo, non so se hai altro da aggiungere, ma non penso che ci sia molto altro da dire. Solo questo. Basta. La chiudiamo qui, allora, la nostra clip. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E davvero, vi voglio troppo bene.